Benvenuti a Storia e Antiche Civiltà. Esiste un momento, nella storia di ogni grande impero, in cui l'arroganza della conquista incontra la dura realtà della sconfitta. Un momento di buio così profondo da lasciare un marchio indelebile nella memoria collettiva. Per Roma, quella non fu una battaglia persa in combattimento, ma un inganno che la colpì, senza che potesse neppure difendersi. Fu un silenzio. Il silenzio di una trappola. Siamo nel 321 a.C. La Repubblica Romana è una potenza inarrestabile, impegnata a sottomettere l'Italia centrale. I suoi nemici più tenaci sono i Sanniti, un fiero popolo di guerrieri, annidato tra le aspre montagne dell'Appennino. È la seconda guerra sannitica e Roma è convinta della propria superiorità militare. Ma in una valle stretta e boscosa, vicino alla città di Caudium, la strategia romana si spezza. Due interi eserciti consolari, il cuore pulsante della potenza militare di Roma, guidati dai consoli Postumio e Veturio, vengono attirati in un vicolo cieco. Non c'è battaglia. Non c'è scontro eroico. C'è solo la scoperta agghiacciante di essere in trappola, circondati, con ogni via di fuga bloccata dalla maestria del comandante sannita, Gavio Ponzio. Ai romani, intrappolati e senza acqua, non resta che una scelta, la morte per fame o la resa. Una resa che imporrà loro l'umiliazione più infamante che un soldato romano potesse concepire. Il passaggio sotto il giogo. Questa non è la storia di una vittoria, è la storia di una vergogna. Ma è anche la storia di come Roma, costretta a piegarsi, imparò la sua lezione più dura, trasformando l'umiliazione in una sete di vendetta che avrebbe cambiato la storia. Per comprendere la profondità dell'umiliazione caudina, dobbiamo prima capire chi fossero i due contendenti. Non erano semplici avversari, erano due visioni del mondo. Da un lato, Roma, una repubblica ancora giovane, ma già tenace. La sua forza risiedeva nella disciplina, nel Senato, e nella convinzione che l'ordine romano fosse destinato a imporsi. Ogni anno, due consoli ricevevano l'imperium, il potere assoluto di comandare gli eserciti. L'esercito romano di quest'epoca era ancora legato all'eredità etrusca e greca. Combatteva con la legione oplitica, una formazione rigida, un muro di scudi, di lance, pensato per scontrarsi frontalmente con il nemico. Era una macchina da guerra disciplinata, alimentata da contadini soldato pronti a lasciare l'aratro per la spada. Sull'altro lato delle montagne vivevano i Sanniti. Non erano una città-stato, ma una confederazione di tribù montanare. I Pentri, i Carricini, i Caudini e gli Irpini formavano la Lega Sannita. Erano pastori e guerrieri, abituati a un terreno aspro che premiava l'agilità più della forza bruta. Il loro capo supremo, eletto in tempo di guerra, portava il titolo di Meddix Tuticus, colui che dice la legge al popolo. I loro soldati combattevano in unità piccole e flessibili, armati con giavellotti, spade corte e un grande scudo oblungo, lo scutum, che Roma stessa adotterà in seguito. La seconda guerra sannitica iniziò alcuni anni prima, quando Roma, dopo aver consolidato il Lazio, puntò verso la Campania e la città di Neapolis, l'attuale Napoli. Il casus belli fu proprio Neapolis, contesa tra fazioni filo-romane e filo-sannite. Quando i Sanniti vi installarono una guarnigione, Roma reagì e dichiarò guerra. All'inizio, le legioni romane avanzarono con sicurezza, cercando la battaglia campale. Ma i Sanniti, conoscendo le loro montagne, praticavano la guerriglia, evitando lo scontro diretto. E così, nel 321 a.C., Roma cadde nella rete. I due consoli, Postumio e Veturio, comandavano circa 20.000 uomini. Convinti della loro superiorità tattica, decisero di spingersi nel cuore del Sannio. Volevano la vittoria definitiva, ma non stavano marciando nelle pianure del Lazio. Stavano entrando in un labirinto di pietra. Là, un uomo li stava aspettando. Il comandante supremo dei Sanniti, Gavio Ponzio, figlio del saggio Erennio. Era un uomo di montagna, abituato al silenzio, al vento e all'inganno. Sapeva che affrontare la falange romana in campo aperto sarebbe stato un suicidio. Doveva trasformare il suo territorio in un'arma. Il suo piano era semplice e perfetto. Sapeva che i romani si trovavano nei pressi di Cales, pronti a penetrare nel Sannio.
e decise di attirarli in un luogo preciso, lontano da ogni via di fuga. L'esca fu una notizia, un'informazione falsa, fatta arrivare ai Romani attraverso alcuni finti pastori catturati vicino agli avamposti. Quegli uomini, addestrati da Ponzio, raccontarono tutti la stessa storia. L'esercito sannita era lontano, in Apulia, impegnato ad assediare la città di Lucera, alleata di Roma. Per i consoli fu una notizia pericolosa ma irresistibile. Lucera era in pericolo e c'era un'occasione di gloria, salvare la città e distruggere i sanniti alle spalle. Ma per farlo bisognava agire in fretta. Per raggiungere Lucera avevano due vie, una più lunga e sicura, lungo la costa, e una più corta, diretta attraverso le montagne, passando per una valle vicino a Caudium, le Forche Caudine. Quella strada sembrava un dono del destino. In realtà era una trappola. I consoli diedero l'ordine di marcia. 20.000 uomini si inoltrarono nella prima gola. La colonna avanzò tra pareti di roccia e boschi silenziosi. Nessun segno del nemico. Solo il fruscio del vento e il rumore ritmico dei sandali sulla pietra. Arrivati nella piana interna, i Romani si sentirono al sicuro. Ma quando raggiunsero la seconda gola, la via d'uscita la trovarono sbarrata. Davanti a loro, tronchi e rocce formavano una barricata. E sopra di essa, in alto sulle creste, apparvero i sanniti. L'ordine di tornare indietro risuonò tra gli ufficiali. Ma quando la retroguardia si voltò per ripiegare verso la prima gola, trovò la stessa scena. Anche l'ingresso era stato chiuso, alberi abbattuti, rocce, e migliaia di guerrieri sanniti che li osservavano dall'alto, in silenzio. Erano prigionieri, intrappolati tra due montagne. Un torpore calò sull'esercito romano. Non c'era battaglia da combattere. Non c'era gloria da conquistare. C'era solo la consapevolezza di essere in trappola. I consoli, disperati, ordinarono di erigere un accampamento. Un gesto automatico, inutile, ma tipicamente romano. Costruire, anche nella sconfitta. Sulla montagna, invece, Gavio Ponzio osservava. Aveva vinto senza combattere. Aveva intrappolato l'esercito più potente d'Italia. Ma non sapeva ancora cosa farsene di quella vittoria. Così mandò un messaggero da suo padre, il vecchio Erennio, per chiedere consiglio. La risposta fu inattesa. Liberali tutti, senza condizioni. Il giovane comandante esitò, non voleva sembrare debole. Rimandò il messaggero al padre. La seconda risposta fu l'opposto. Uccidili tutti, fino all'ultimo. Sconcertato, Gavio Ponzio fece portare il padre all'accampamento. E allora Erennio spiegò: non esiste una terza via. Se li liberi, ti saranno amici. Se li uccidi, non torneranno mai. Ma se li umilierai, li renderai tuoi nemici per sempre. Gavio Ponzio scelse proprio la terza via. E quella scelta avrebbe cambiato il destino di Roma. Nella valle, la sete e la fame piegarono ogni certezza. I tentativi di sfondare furono respinti. Ogni cresta era in mano ai sanniti. Ogni sentiero, un vicolo cieco. Ai consoli rimase soltanto la resa e chiesero udienza a Gavio Ponzio. Volevano condizioni sopportabili, ma ricevettero un'umiliazione. Le richieste furono due. Primo, un trattato, il patto di Caudio. Roma doveva ritirarsi dal Sannio e rinunciare ai suoi avamposti. Secondo, la deditio, una resa totale, con 600 cavalieri romani dati in ostaggio. E poi l'atto che avrebbe marchiato un'epoca. Il passaggio sotto il giogo. Il giogo era semplice. 2 lance conficcate nel terreno. Una terza, orizzontale, così bassa da costringere a piegare la testa. Per un soldato romano, l'onore era la sua armatura. Quel giorno fu spogliato di tutto. Via l'elmo, via la corazza, via la spada. Restò invece la tunica e basta. La processione iniziò dai vertici. I consoli Postumio e Veturio per primi. Poi i tribuni. Poi i centurioni. Infine, uno dopo l'altro,
migliaia di legionari. I Sanniti stavano sui lati come a un trionfo capovolto. Insulti, sputi, risa. Qualcuno colpì i Romani che osavano uno sguardo fiero. L'orgoglio fu macinato. L'anima spezzata. Gli ostaggi furono separati. Il resto dell'esercito, nudo e disarmato, venne lasciato libero. La trappola si aprì. La vergogna rimase. La marcia di ritorno fu un calvario. Attraversarono le terre degli alleati fino a Capua. Gli amici offrirono cibo, vesti, perfino le insegne consolari, ma i consoli rifiutarono. Non volevano nascondere la colpa sotto i simboli del potere. Quando raggiunsero Roma, non entrarono di giorno. Rientrarono di notte. Uno alla volta, senza fanfare, senza parole. La città cadde in un lutto muto. Non si piangevano i morti. Si piangeva l'onore perduto, le botteghe chiusero. I senatori deposero porpora e anello. Il foro tacque. Il Senato fu convocato. Una sola domanda: cosa fare del trattato? Era stato giurato. Ma da chi? E a nome di chi? Postumio, il console della sconfitta, chiese di parlare. La sua voce fu fredda, tagliente. Disse che Roma non era vincolata. Un console non può ratificare un trattato da solo. Solo il popolo romano può farlo. Quel patto era una promessa personale. Fu una sponsio, un giuramento personale. Non un fedus, cioè un trattato ufficiale. Ma c'era un problema più grande. Gli dei avevano ascoltato quel giuramento. Come salvarsi dall'ira divina? Postumio propose la soluzione più crudele. Una deditio personale. Restituire ai Sanniti tutti i garanti del giuramento. Lui, il collega e gli ufficiali. Nudi e con le mani legate dietro la schiena. Consegnati dai feziali. Così Roma, disse, sarebbe stata sciolta dal voto. Il Senato accettò. Era legge. Era vendetta. Era fuga dalla colpa. Il giorno stabilito, Postumio e gli altri furono consegnati al campo Sannita. In quel momento, il console compì l'ultimo gesto. Colpì il feziale romano alla gamba e gridò: «Ora io sono un Sannita. Ho violato la sacralità di un ambasciatore romano. Roma ha un casus belli. Un colpo di teatro. Una lama di diritto. Una farsa deliberata per riaprire la guerra». Gavio Ponzio li guardò con disprezzo, rifiutò la consegna. «Ne accetto questi uomini, ne accetto la vostra scusa. O rispettate il trattato, o tornate nella valle». Roma aveva ciò che voleva. Gli dei, formalmente placati. Il trattato, disinnescato. La vendetta, di nuovo possibile. La pace finì in quel momento, restò la vergogna. E una promessa taciuta: lavarla con il ferro. Roma aveva cancellato il trattato, ma non poteva cancellare la vergogna. Il nome delle forche caudine bruciava come un marchio. La città non dimenticò. La Repubblica intera si piegò sulla ferita e giurò che non sarebbe mai più accaduto. Da quel giorno Roma cambiò. Non era più la stessa. Non cercava più la gloria, cercava vendetta. I Sanniti credevano di aver conquistato la pace. In realtà avevano scatenato una tempesta. La guerra riprese, più feroce di prima. Ma qualcosa, nel profondo, era mutato. I Romani avevano capito la lezione delle montagne. Avevano compreso che la loro rigida falange era inutile su un terreno accidentato. Che la forza bruta, da sola, non bastava. Nacque così la riforma manipolare. Una rivoluzione militare silenziosa, ma decisiva. La legione non fu più una massa compatta. Fu spezzata in unità più piccole, mobili e autonome, i manipoli. 120 uomini ciascuno, capaci di muoversi, arretrare, avanzare, di respirare nel caos della battaglia. 3 linee, 3 età, 3 forze. Davanti c'erano gli astati, i più giovani, impazienti e rapidi. I principes al centro, uomini nel pieno vigore. Dietro c'erano i triarii, i veterani,
la riserva d'acciaio di Roma. Il nuovo schieramento, disposto a scacchiera, poteva adattarsi al terreno, aprirsi o chiudersi. Era un organismo vivo, flessibile, invincibile. Anche l'armamento cambiò. Lo scudo rotondo fu abbandonato. Al suo posto lo scutum sannita, grande, curvo, protettivo. E nacque l'arma che avrebbe reso celebre la legione romana, il pilum. Un giavellotto pesante, capace di piegare lo scudo nemico prima dello scontro corpo a corpo. Con questa nuova macchina da guerra, Roma tornò nel Sannio. E questa volta non cercò la gloria, cercò la punizione. Le legioni marciarono come un fiume di ferro. Ogni valle conquistata, ogni oppidum distrutto, ogni tribù piegata. Per 15 anni la guerra divorò le montagne, senza tregua, senza pietà. Poi arrivò la terza guerra sannitica, l'ultima. I Sanniti si unirono a Etruschi, Umbri e Galli. Tentarono un'ultima resistenza. Ma a Sentino, nel 295 a.C., Roma mostrò la sua nuova forma. La legione manipolare sconfisse la coalizione. La vittoria fu totale. Il dominio sull'Italia assicurato. E Gavio Ponzio? L'uomo che, per un istante, aveva piegato Roma. Le cronache lo ricordano prigioniero, anni dopo. Condotto a Roma in catene. Sfilò nel trionfo del console Quinto Fabio Massimo Rulliano. Poi fu giustiziato nel carcere mamertino. La sua terza via si era conclusa nel sangue. Le forche caudine rimasero nella memoria di Roma come l'umiliazione più profonda della Repubblica, ma anche come la sua rinascita. Da quella valle oscura, Roma uscì più forte, più lucida, più spietata. Aveva imparato che la disciplina vince sulla disperazione, che la flessibilità vale più della forza cieca, che la sconfitta, se capita una volta, può diventare un'arma per sempre. Da quel giorno Roma non fu più piegata. Da quel giorno il mondo intero imparò cosa significa offendere Roma. E quella lezione la storia non l'ha mai dimenticata. Le forche caudine non furono solo un episodio di guerra. Furono una ferita che cambiò il carattere di Roma. In quella valle Roma perse tutto. Perse l'onore, l'orgoglio, la fiducia in se stessa. Ma da quella vergogna nacque qualcosa di nuovo. Capì che la vera forza non è nel ferro delle armi, ma nella volontà di rialzarsi. Capì che un popolo che impara dalle proprie sconfitte non può essere distrutto. Dopo Caudio, Roma non si limitò più a combattere per difendere il suo nome. Combatté per imporsi come destino. Da quel momento, ogni vittoria, ogni conquista, ogni trionfo romano portò con sé l'eco di quella valle. Un monito inciso nel cuore della Repubblica. Roma può cadere, ma non può restare a terra. Le forche caudine furono la vergogna di un giorno, ma anche l'inizio di un impero che avrebbe dominato il mondo per secoli. Se questo racconto ti è piaciuto, iscriviti al canale Storie Antiche e Civiltà e lascia un commento. La tua voce è parte della nostra storia. Ci vediamo al prossimo racconto.